Buongiorno a tutti, sono Lucas e bentornati su Wow Podcast Italian. Oggi sono qui con la mia collega Mia e abbiamo una storia divertentissima da raccontarvi. Mia, buongiorno. Come stai oggi? Buongiorno Lucas, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Sto benissimo, grazie. Sono pronta per questa nuova puntata. Lucas, hai detto che hai una storia divertente. Di cosa si tratta? Sì, allora, ieri sono andato a fare shopping. Avevo bisogno di comprare dei vestiti nuovi perché la settimana prossima ho una festa importante. E ragazzi, è stata un'avventura incredibile. Oh, interessante. Anche io adoro fare shopping, ma capisco che per alcuni può essere complicato. Soprattutto quando si tratta di trovare la taglia giusta, vero? Esattamente. Questo è stato il mio problema principale. Sono entrato in un grande negozio di abbigliamento nel centro città. Il negozio era bellissimo, con tantissimi vestiti colorati. Ma quando ho iniziato a cercare la mia taglia, ho avuto i primi problemi. Raccontaci tutto. E anche voi, cari ascoltatori, avete mai avuto problemi a trovare la taglia giusta in un negozio? Scriveteci nei commenti. Continuiamo ad ascoltare Lucas. Allora, la prima cosa che ho fatto è stata cercare un commesso. Ho visto una ragazza vicino alle camicie e le ho detto: «Scusi, mi può aiutare?» Lei era molto gentile e mi ha risposto: «Certo, come posso aiutarla?» Benissimo. Questa è una frase molto utile per i nostri ascoltatori. Scusi, mi può aiutare? Potete usarla in qualsiasi negozio in Italia. È una frase educata e perfetta. Continua, Lucas. «Sì!» Allora le ho detto che cercavo una camicia elegante per una festa. Lei mi ha chiesto: «Che taglia porta?» Ed ecco il problema. Non sapevo rispondere. In Italia le taglie sono diverse da quelle del mio paese. Ah, questo è un problema comune. Le taglie in Italia possono essere diverse. Per esempio, una taglia media in un paese può corrispondere a una taglia diversa in Italia. Come hai risposto alla commessa? Parliamo. Le ho detto: «Non sono sicuro della mia taglia italiana. Di solito porto una taglia media». Lei ha sorriso e mi ha detto: «Nessun problema, posso prendere le misure». E così ha preso un metro e ha misurato la mia vita e le mie spalle. Fantastico! Questo è molto professionale. Ragazzi, nei negozi italiani potete sempre chiedere: può prendere le mie misure? Oppure quale taglia mi consiglia? I commessi sono sempre disponibili ad aiutare. Vero, Lucas? Assolutamente vero. La commessa era super professionale. Dopo le misure mi ha detto: «Lei porta una taglia 42». Poi mi ha portato 3 camicie diverse da provare. Erano tutte molto belle. Oh, che bello! E le hai provate tutte? Com'è andata? Anche voi ascoltatori sapete come si dice camerino in italiano? È il posto dove si provano i vestiti nel negozio. Sì, lei mi ha indicato il camerino e mi ha detto: «Il camerino è in fondo a destra». Sono entrato e ho provato la prima camicia. Era bianca con dei piccoli bottoni dorati, molto elegante, ma era troppo stretta alle spalle. Capisco. Quindi non andava bene. Cosa hai fatto, Eiefalo? Sei uscito dal camerino per dirlo alla commessa? Esatto. Sono uscito e le ho detto: «Questa camicia è troppo stretta. Avete una taglia più grande?» Lei mi ha risposto: «Certo, le porto subito una taglia 44». Ed è andata a prendere la taglia più grande. Perfetto. Ragazzi, queste sono frasi importantissime. È troppo stretta significa che il vestito è piccolo. È troppo larga significa che è grande. Avete una taglia più grande? E avete una taglia più piccola? Sono domande fondamentali quando fate shopping in Italia. Sì, Mia ha ragione.
La commessa è tornata con la taglia 44. L'ho provata ed era perfetta. Né troppo stretta né troppo larga. Mi stava benissimo. Ma poi ho avuto un altro problema. Un altro problema? Lucas, sei proprio un caso. Cosa è successo questa volta? Ascoltatori, secondo voi qual è il problema? Scrivete la vostra risposta nei commenti. Dai, non esagerare! Allora, il problema era il colore. La camicia nella taglia 44 era disponibile solo in azzurro, ma io volevo qualcosa di più scuro per la festa. Così ho chiesto: avete questa camicia in altri colori? Ottima domanda. Avete questo in altri colori? È un'altra frase utilissima. In italiano possiamo dire anche ce l'avete in nero o esiste in blu scuro? Cosa ti ha risposto la commessa? Mi ha detto: questa camicia è disponibile in azzurro, bianco e grigio chiaro. Per il nero dobbiamo guardare un altro modello. Allora mi ha mostrato un altro tipo di camicia, questa volta nera con un colletto classico. Era elegantissima. Meraviglioso! E questa era nella taglia giusta? Dai Lucas, speriamo che questa storia abbia un lieto fine. Anche io quando vado a fare shopping a volte non trovo subito quello che cerco. È normale. Per fortuna sì. Ho provato la camicia nera e era perfetta. Taglia 44, colore nero, elegantissima. Ero contentissimo. Ma poi la commessa mi ha chiesto: cerca anche dei pantaloni per completare l'outfit. Ah, la classica tecnica del negozio. Vogliono sempre vendere di più. Ma diciamo la verità, a volte è utile avere tutto coordinato. Tu cosa hai risposto? Ho detto di sì. Lei mi ha portato al reparto pantaloni. Lì c'era un altro commesso, un ragazzo giovane molto simpatico. Mi ha chiesto: che numero di pantalone porta? Ed ecco un altro momento di confusione per me. Capisco perfettamente. Per i pantaloni in Italia si usa spesso la misura in centimetri della vita. Per esempio, 46, 48, 50 e così via. È diverso dal sistema di taglie come S, M, L. Ragazzi, avete mai avuto questa confusione? Esatto! Non conoscevo il mio numero per i pantaloni italiani. Il commesso è stato gentilissimo e mi ha misurato la vita. Poi ha detto: lei porta una 48. Mi ha portato 2 modelli di pantaloni, uno grigio scuro e uno nero. E tu ovviamente hai preso quelli neri per abbinarli alla camicia, giusto? Hai indovinato! Ho provato i pantaloni neri e erano perfetti, non troppo lunghi, non troppo corti. La lunghezza era giusta. Avevo finalmente trovato il mio outfit completo per la festa. Che storia bellissima! Ragazzi, oggi abbiamo imparato tantissime cose utili per fare shopping in Italia. Lucas, vuoi fare un piccolo riassunto delle frasi più importanti che hai usato nel negozio? Certo, la prima frase è: scusi, mi può aiutare? Questa serve per chiamare un commesso. La seconda è: che taglia porto? O quale taglia mi consiglia? Per chiedere informazioni sulla taglia. Poi, posso provarla? Per chiedere di provare un vestito. Bravissimo! E poi ci sono le frasi per quando qualcosa non va bene, è troppo stretta o è troppo larga. E per chiedere taglie diverse, avete una taglia più grande oppure avete una taglia più piccola? Sono frasi semplicissime ma importantissime. Assolutamente! E non dimenticatevi di chiedere: avete questo in altri colori? Quando il colore non vi piace. I commessi italiani sono generalmente molto pazienti e disponibili. Non abbiate paura di fare domande. Esattamente! E ricordate che in Italia i negozi di abbigliamento si chiamano negozi di abbigliamento, oppure più semplicemente boutique o negozi di vestiti. I grandi centri commerciali si chiamano centri commerciali. Sapevate queste parole? Ottimo punto, Mia! E un'altra cosa importante: in molti negozi italiani
specialmente nelle boutique più piccole, non sempre si possono provare tutti i vestiti senza chiedere. È educato chiedere: posso provarlo nel camerino? Verissimo. La cultura italiana del shopping è molto particolare. I commessi in Italia possono essere molto presenti e attivi. Non è strano se vi seguono nel negozio per aiutarvi. È parte del servizio italiano. Sì, all'inizio mi sembrava strano, ma poi ho capito che è normale, anzi è molto utile. Senza l'aiuto della commessa non avrei mai trovato la camicia perfetta. E alla fine, quando sono andato alla cassa per pagare, lei mi ha anche augurato buona festa. Che gentile. Ragazzi, anche questo è tipicamente italiano. I commessi spesso si interessano ai clienti in modo personale. È una cosa bellissima della cultura italiana. Ti fa sentire speciale e non solo un cliente qualunque. Esattamente, è stata un'esperienza molto positiva. Ora aspetto con ansia la festa. E voi, cari ascoltatori, avete mai fatto shopping in Italia? O avete mai avuto difficoltà con le taglie in un negozio straniero? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Sì, vogliamo sentire le vostre storie. E se avete domande su come fare shopping in italiano, scrivetele nei commenti. Siamo qui per aiutarvi a migliorare il vostro italiano in modo naturale e divertente. Giusto. E ricordate, la cosa più importante quando si fa shopping in una lingua straniera è non avere paura di parlare. Anche se fate qualche errore, le persone capiscono e apprezzano lo sforzo. I commessi italiani sono abituati ad aiutare i turisti stranieri. Bellissimo consiglio, Lucas. Ragazzi, la lingua si impara usandola nella vita reale. Ogni volta che entrate in un negozio in Italia, avete un'occasione perfetta per praticare l'italiano. Approfittatene! E su Wow Podcast Italian siamo qui esattamente per questo. Per prepararvi a usare l'italiano nella vita reale, con conversazioni naturali e situazioni quotidiane. Ogni puntata è un piccolo allenamento per quando sarete in Italia. Perfetto riassunto, Lucas. Allora, ragazzi, prima di salutarci voglio farvi una piccola domanda. Se doveste andare a comprare un vestito domani in un negozio italiano, quale sarebbe la prima cosa che direste al commesso? Scrivete la risposta nei commenti. Bella domanda! Sono curioso di leggere le vostre risposte. Io scommetto che molti di voi direbbero: scusi, mi può aiutare? È la risposta più naturale e corretta. Assolutamente. E se siete timidi, ricordate che anche un semplice sorriso aiuta molto. Gli italiani sono persone molto accoglienti e calorose. Non abbiate mai paura di provare a parlare in italiano. Bene, credo che per oggi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire sull'argomento di oggi. È stato un episodio ricco di vocabolario utile e situazioni pratiche. Spero che vi sia piaciuto. Anche io spero che abbiate trovato questa puntata utile e interessante. Ricordate di mettere un like a questo episodio se lo avete apprezzato e di iscrivervi al canale Wow Podcast Italian per non perdere le prossime puntate. E condividete questo episodio con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Più siamo, più ci divertiamo. Ogni nuovo ascoltatore è il benvenuto nella nostra grande famiglia di appassionati della lingua italiana. Esatto! La nostra comunità cresce ogni giorno e siamo felicissimi di avere ascoltatori da tutto il mondo che amano l'italiano. È una lingua bellissima e ricca di storia e cultura. Vale assolutamente la pena impararla. Non potrei essere più d'accordo. L'italiano è una delle lingue più belle del mondo e con Wow Podcast Italian imparare diventa un piacere, non un obbligo. Ogni puntata è un piccolo viaggio nella lingua e nella cultura italiana. Bene, è ora di salutarsi. Arrivederci a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Continuate a praticare e a studiare l'italiano. Ne vale sempre la pena.
Arrivederci a tutti, alla prossima puntata di Wow Podcast Italian. Un saluto speciale a tutti quelli che ci seguono da casa, dal lavoro, in macchina o in palestra. Siete fantastici! A presto!